Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi vi racconto una storia che purtroppo non è finita tanto bene. eBay circa un 4-5 anni fa, per un inspiegabile motivo, ragazzi, mi ha cancellato l'account, o meglio, mi ha bloccato, mi ha limitato le vendite. E allora dovete sapere, ma già chi mi segue da qualche anno sa che inizialmente io avevo un e-commerce, vendevo, commerciavo, producevo prodotti tecnologici, illuminazione e roba varia. Tramite un sito principale, un e-commerce privato e poi ovviamente inizialmente anche tramite eBay. eBay con il negozio ufficiale del venditore, con tariffario mensile pagato sempre puntuale ad eBay. Comunque, ti metto qui lo screenshot dello status del venditore con tutti i feedback. Come vedrai era un account che andava bene, tanti feedback positivi, c'era anche qualche negativo, c'era anche qualche neutro, ma ragazzi chi vende, chi commercia sa che i clienti possono anche rivoltarsi contro per motivazioni ingiuste, ecco, e tante volte è successo anche questo. Però ragazzi il problema è stato un altro, è stato che nell'ultimo periodo in cui questo e-commerce su eBay andava avanti, abbiamo fatto qualche piccolo ritardo con la spedizione. Per esempio, eBay ti obbligava a spedire entro tale data dal momento in cui l'utente ha fatto l'ordine. Per motivi vari, 2 o 3 volte abbiamo spedito un giorno dopo la data che eBay ci obbligava ad effettuare questa spedizione. Bene, ragazzi, sai cosa è successo? Sapete cosa è successo? eBay ci ha limitato ufficialmente l'account. Bene, ci ha limitato l'account. Inizialmente, se non sbaglio, non ci permetteva di vendere per un tot tempo, poi il ban è diventato effettivo. Abbiamo cercato di contattarli, abbiamo cercato di scrivere tramite mail, abbiamo cercato di fare la qualsiasi. Incazzato nero, perché ufficialmente ragazzi io imprenditore, lavoro in Italia in un periodo in cui c'è crisi, non c'è lavoro, i soldi sono pochi e tu mi metti anche i bastoni tra le ruote e non mi fai vendere, va bene. Io ho chiuso tutto, ho chiuso eBay, non l'ho più aperto, non l'ho più preso in considerazione da quel momento e basta, ed è finita così. È finita che ingiustamente eBay mi ha bannato. Però ragazzi il problema è che quello non è stato un ban così tanto per sull'account. Quello ad oggi io ho scoperto che è stato un ban sul mio nome. Cioè ho cercato di fare un qualche mese fa un nuovo account perché ora con i prodotti che mi inviano come test ho tanti prodotti da cedere come privato, cedere come usato, e mi faceva comodo utilizzare questa piattaforma che ragazzi le fatture che noi andavamo a pagare ad eBay mensilmente erano fatturone, cioè loro su di noi, sul nostro lavoro, sulle nostre vendite ci hanno guadagnato un sacco di soldi e quell'estate ringrazio. Blocco, non ci fai più lavorare perché? Perché abbiamo ritardato a spedire, ma stiamo scherzando. Comunque, ancora la discussione è ancora più complessa e ancora più brutto il risultato, perché come ti stavo dicendo, il ban è stato sul mio nome concreto. Cioè se io ora mi faccio un account, come ho già fatto,
utilizzando il mio stesso nome, perché ovviamente non sono un truffatore, non posso mettere un nome fittizio e io vado avanti sempre nella legalità. Comunque, andiamo a fare questo account. Tempo, neanche mezz'ora, ragazzi. Il sistema ha bannato anche quest'altro account. A differenza del primo, che potevamo solo acquistare, questo è stato completamente chiuso. 3 giorni fa ho mandato una mail, un'ennesima mail ad eBay, incazzato nero, dove gli intimavo, perché sì, gli intimavo, perché ragazzi, un'ingiustizia questa è stata. Cioè eBay mi blocca a me. Non ho mai fatto una truffa, non ho mai fatto niente di male. Gli ho fatto guadagnare un sacco di soldi. All'inizio, quando io ho iniziato nel 2012, eBay non era nulla. E intanto io l'ho scelto e grazie a me e a tanti altri eBay è andato avanti. Comunque, ripeto, invio questa mail, il giorno dopo mi chiama un numero, non mi ricordo da dove, comunque era un operatore eBay che voleva appunto capire cosa era successo e se si poteva risolvere. E io inizialmente gli ho detto, gli ho raccontato la storia e lui inizialmente mi ha detto va bene signor Ferrera, puoi io da questo momento in poi andare ad accedere al tuo account. Ho detto io perfetto, finalmente abbiamo chiuso questa parentesi negativa. Vado su, mentre ero al telefono, perché io sono un tipo che controllo veloce, vado a fare tutte le verifiche del caso, perché se ci sono problemi glielo dico in diretta, va bene. Vado sul mio account del venditore e vedo che ancora resta scritto che è limitato, account limitato nella vendita. E glielo dico, senti una cosa, tu mi hai fatto accedere, bene, ma sono sempre limitato nelle vendite, io ho necessità di vendere come utente privato. Come devo andare avanti? Come risolviamo questo problema? Lui l'unica cosa che mi ha detto è che gli risulta una limitazione scattata nel 2016, dato che era il 2016 e ora siamo nel 2021, i computer non gli dicono il perché di questo ban. Ma gliel'ho detto io alla fine, ho detto il ban è stato perché abbiamo spedito più tardi una, due o tre spedizioni, non altro, niente truffe, niente illeciti, niente di niente. Comunque lui mi ha detto, signor Ferrera, io purtroppo non posso fare nulla perché il ban a suo nome sulla piattaforma eBay è a tempo indeterminato. Gli ho detto io, ah, e questo vuol dire che da ora a quando io morirò non potrò più utilizzare eBay? Sono completamente bannato dalla piattaforma e per quale motivo? Comunque ragazzi, per farvi capire che è uno schifo. Io ripeto, dal 2012 al 2016 l'ho utilizzato giornalmente, centinaia e centinaia e centinaia di prodotti in vendita, centinaia di feedback positivi, tantissimi utenti soddisfatti e loro cosa fanno? Mi tagliano le gambe. Meno male che io dal 2016 in poi abbiamo mandato avanti il nostro e-commerce privato, abbiamo mandato avanti gli altri social, Facebook, Instagram, YouTube stesso, ci ha dato tanto aiuto, tanta visibilità nel mondo delle vendite. Però comunque ragazzi, per farvi capire che le ingiustizie ci sono e io in questo caso sono stato vittima della loro presa di posizione, perché se avessero voluto, perché io avevo chiesto anche di farmi parlare con un superiore, ma questo non è stato. Mi ha detto sì, ok, ma alla fine non è stato. Per una loro presa di posizione io oggi non posso utilizzare eBay per vendere i miei oggetti
usati, e questo a me mi dà fastidio, ragazzi, mi dà fastidio perché ho tante cose che potrei farvi avere a poco prezzo, ma non posso farlo. Utilizzo anche la piattaforma annessa, che ora subito, che se non sbaglio è anche annessa ad eBay, e anche lì ci sono problemi. L'unica che riesco ad utilizzare, che forse non sono nell'archivio bollato rosso, è Kijiji, però ragazzi tanto quanto, cioè non è molto utilizzato, non lo so. Ti ho raccontato la mia storia, fammi sapere se hai avuto mai problemi anche tu simili. Niente ragazzi, occhio a ciò che fate, perché se questi sistemi, questi algoritmi vi bollano come negativo, come persona negativa, non potrete fare più nulla. E io ci sono caduto. Iscriviti al canale, un like, un commento, ciao e al prossimo video.